la verità è che se nessuno ti spiega le cose. A scuola mi dicevano che ero una troia. Mi è sempre piaciuta la dominazione, hanno visto che comunque faccio questo lavoro in maniera professionale. Perché io ero lì quando filmavo una gangbang tra te e Malena. Ho bisogno di qualcosa di più forte, sì. Tutti gli uomini, anche noi donne abbiamo la stessa fantasia. Ma c'è una che è imbattibile. Più di uno, sempre, sempre meglio. Sempre il sorriso quando faccio sesso. Martina Smeraldina, presentati il nome d'arte, età e paese d'origine. Ok, ciao a tutti, sono Martina Smeraldi, vengo dall'Italia, dalla Sardegna e ho 24 anni. 24. Una parola per descriverti. Impulsiva, sono istintiva. Non sembrava però, Quando ti ho conosciuto non sembrava. Adesso sono quanti anni che ci conosciamo? 5 Già che 5 questo anni. lavoro, sì. Ma scusa, è successo qualcosa di incredibile, perché tu avevi iniziato e poi eri 2 mesi più o meno sei stata lì in stand-by perché non sapevi come entrare in questo business o perché ci stavi pensando un po' di più? No, perché non mi era arrivata, diciamo, l'occasione ancora forse giusta per... L'occasione giusta per partire. Esatto. Per Però quando partire. sei arrivata eri una bomba subito. Quindi... Grazie. Quando hai pensato al porno e perché? Ho iniziato a pensarci da quando ho compiuto 18 anni, poi ci ho messo un anno per arrivare alla decisione. Perché? Perché mi sono sempre piaciuto, sono sempre piaciuti tanto i Li porno. vedevi già? Sì. Da che età? Ah, da prima, da quando ho avuto il primo cellulare, sai, Cioè? che sarà stata... Non dirlo! Non so se posso dirlo. Più di 14? Sì. Ok, Sì. almeno. Primo cellulare. Quindi li hai visti nel cellulare? Sì. Qual e mi era sono il porno subito- preferito tuo? mi è sempre piaciuta la dominazione, essere dominata. E da quando sono piccola mi... Quindi a me mi odiavi perché eri soft, io ero romantico, solo bacini, quello non ero il il mio personaggio stile giusto. perfetto. Mannaggia. Allora, e quindi poi a 18-19 hai detto lo faccio, nonostante tutto, perché tu andavi all'università, non mi ricordo che tu Sì, stavi a avevo anche scuola un ancora. fidanzatino, facevo una vita completamente diversa. Poi alla fine ho detto voglio provare, mi ha sempre incuriosito questo mondo. Proviamo. Semplicemente. Sì. Proprio provare. Avevo il desiderio di diventare una pornostar, però pensavo dentro di me di non poterlo fare perché mi vedevo magari anche con una fisicità un po' da ragazzina, il seno piccolo, non mi vedevo, diciamo, come nel mio ideale una pornostar, mi vedevo Cioè, sexy ok. come... Tu pensavi che la pornostar sexy classica, la Sì, tettona, esatto. classica americana, Esatto. e non sapevi invece che eri top, già di tuo. Grazie. Certo, le tettine, tu lo sai cosa sei? Sei la perfetta pornostar che accontenta tutte e due, perché sopra sei tini e sotto sei incredibilmente prosperosa, no? Sì, Credo che perché... c'ha il culo che l'Italia metterebbe perché hanno i culi grossi. no, ma è bello, non è solo grosso, è bello, è perfetto. Quindi lo metterebbero nella cartina, fare la nuova Sardegna, il culo di Martina, la nuova Sardegna. Allora, io ti dico questo, lo sai perché? Perché io mi ricordo che tu una volta mi sembra che mi hai detto che tu avevi iniziato a scuola già una mini Sì, avevo già avuto delle esperienze nei belle, bagni, belle divertenti, diciamo. già hai iniziato insomma Sì, a avevo già fatto praticare. comunque sesso con tanti ragazzi. Immagina quei ragazzi adesso che si ricordano di te, che cazzo, non possono manco dirlo. Però Guarda, loro io già lo sapevano già lo che sapevano che eri ero una Martina. pornostar dentro. Dentro, eh. Io mi ricordo una volta tu mi dissi, a scuola mi dicevano che ero una troia e io ho detto, adesso vi faccio vedere. Eh sì, un pochino... Cioè un po' Penso quasi che sia per subentrato anche quello. personalità, quindi proprio tu dici, adesso visto che pensate che sono una troia, adesso ve lo Sì, faccio sì. vedere. C'era anche quello o quello era solo... Anche quello, anche un po' la trasgressione, un po'... Diciamo che
ero già così, solo dovevo dirlo agli altri, secondo me. Vabbè, ma gli altri lo sapevano un Sì, po'. però dovevo renderlo pubblico. Ti piaceva quest'idea di dire ci metto Io anche la sono faccia così, e sono sì. così, se ne vuoi parlare. Mi ricordo che i tuoi genitori sono due persone estremamente colte, Mhm. colte, molto di alto livello. Hanno visto che comunque faccio questo lavoro in maniera Professor, professionale, sono felice, sto bene, sono cosa più sana, importante? contenta, Cosa dunque... più importante? Rispettano la Mhm. scelta di vita. Esatto, esatto. Sono fortunata. La cosa più importante. Tu hai iniziato giovanissima, secondo te quanti anni avevi? 19. 19, Tornando indietro, adesso ce n'è 24, sì, 24. 23? 24, Ah, quest'anno 25. torni indietro, Mm, rifaresti sempre 19 oppure secondo te non cambia nulla? Dal mm, punto di vista di proprio vabbè che tu eri una mm. 19enne che ce n'aveva 30, perché più o meno dalle Sì, avevo esperienze anche le idee abbastanza chiare comunque. Eh, forse lo farei prima, un anno prima, 18, però in realtà penso che... lo faresti prima. Sì. Io mi aspettavo che, No, io aspettavo che no. mi dicevi, ma 19, forse 20, 21. No, Ah, tu no. dici addirittura, Però... cazzo, che deficit, ho aspettato un anno per niente. Esatto, No, però in realtà secondo me è arrivato tutto il momento giusto. Quell'anno in cui ho pensato se farlo o non farlo, t'ha aiutato. sì, mi ha aiutato. Sì, perché tante volte uno può essere impulsivo, lo fai, poi c'è una cosa che Mhm, non ti piace, molli e poi hai sì, mollato e magari ti penti. è stato tutto al momento giusto, secondo me. Perfetto, quindi non hai sbagliato nulla, ma per chi Mm, lo volesse fare, mhm. tu consigli 18, 25 o quando ti senti? Quando Quando sei ti senti? pronto, sì. Adesso secondo me prima magari le ragazze crescono prima, sia Sì, fisicamente che per questioni di esperienze. troppo Internet porno, ci fa sapere già tutto troppo porno, presto. sanno tutto, Esatto, sanno tutto. esatto. Secondo te perché hai avuto tutto questo successo reale? Tu perché è incredibile, ma tu hai un successo Grazie. veramente surreale. Ma non surreale perché non te lo meriti, perché è proprio tuo, cioè la gente impazzisce su di te. Perché? Mm, bella domanda. Penso un po' di fortuna, un po' di volontà La mia, fortuna, insomma, anche fortuna, tu la chiami fortuna. ci credevo tanto, volevo Ecco, farlo, però penso anche perché sono, diciamo, l'ultima pornostar forse di questa l'ultima. generazione, non nel senso, non l'ultima, però come posso dirti, in Italia magari quella un pochino più giovane che è emersa nell'ultimo periodo No, prima di... io non lo vedo così, lo sai Mm, perché? Perché oggi tante ragazze si buttano su mm, OnlyFans che è l'anteprima del porno. Perché mm. tante di loro iniziano OnlyFans, non fanno nulla e poi arrivano Sì, nel io porno. dico prima di OnlyFans ovviamente perché Eh, adesso è infatti un po' più sdoganata. Eh, adesso è più sdoganato, ma tu hai avuto un gran successo, secondo me, perché si vede, traspare chi sei, la sessualità vera. Cioè tu sei una macchina da guerra. grazie. Ma io lo posso dire perché io ero lì quando filmavo una gangbang tra te e Malena. Malena l'ho vista bere 10 volte e fermarsi 10 volte, a te mai. Ma mi devi spiegare se è la Sardegna, se la... Cos'è? Eh, Io non ti ho mai sentito dire basta, stop, non ce la faccio più a farmi respirare, mai. mi piace il sesso e mi piace girare di fronte alla camera, mi sento l'adrenalina, sai, la voglia di anche di superare un po' i miei limiti, dunque di dare tutta me stessa. Quello l'abbiamo visto. Quindi, insomma, potremmo dire questo. E poi c'è la parte fisica, dai. Mhm. Il tuo culo è Ah, grazie. surreale. Eh? Ci Però proviamo. non è solo il culo, dai, io vedo sempre un insieme, perché se tu prendi un bellissimo culo e lo metti sulla faccia di una inespressiva, anche un bel fisico, Mm. inespressiva, che non emana, Sì, penso che la dopo gente un po', veda che mi diverto, che mi quello è piace. sempre quello, no? Sì, sì. Sempre il sorriso quando faccio sesso. Questa è una cosa che tutti mi dicono. Ma lo so, lo so, lo so. Senti, in che ordine, in che priorità tu Mm, metti queste tre parole? mhm, Sesso, soldi e libertà. Nella scelta mhm. del porno, cosa viene prima? Mm, penso un po' che la libertà e il sesso vadano un po' I pari a passo. pari E i passo. soldi l'ultima.
I soldi O non ti arrivano, interessa? penso, se fai quello che ti piace fare e lo fai bene, no? Diciamo che per me è arrivato il sesso prima perché non sapevo ancora della libertà da quel punto di vista. Poi la libertà l'ho capita dopo, prima volevo solo scopare tante fighe. Ok, La ok. libertà l'ho capita dopo perché sono nato in un paese dove me l'hanno fatto fare. Immagina nascevi in Iran. Cioè Eh, tu sei anche un po' iraniana, lo sei? Lo sai? no? Beh, se ti guardi un po', Ah, sei sarda, ma fisicamente, sì, sì, sei molto scura. orientale, no? Potresti essere persiana, siriana, iraniana, bellissime loro. Certo, certo, grazie, Tu infatti. immagina nascevi lì così. Ah, So cazzi. lì Erano non so cazzi. immaginarmelo forse Erano perché... no, anche io. Sì, Sai sì, quante persone mi scrivono da quei paesi che vorrebbero fare porno e mi certo, dicono aiutami? Questo ti fa capire che siamo tutti uguali nel mondo. Siamo tutti certo. uguali. Se nasci con quella sessualità lì, Non non è puoi che farci, non puoi fare un non cazzo. puoi Cioè, farci nulla, la certo. libertà è dura lì. Qual è la tua arma segreta Nel sesso nella o vita? nella Diciamo vita? nel porno, dai. Nel porno. Io ne conosco una. Io ne conosco una. Sicuramente a livello pratico lo Lo squirt, sì, è squirt la sei cosa che proprio. Lo squirt li fai fuori tutti, uno dopo l'altro. Ma tu lo sai diciamo. che io avevo messo una battuta tua nel teatro che sto facendo? Ho scritto un pezzo tutto su di te dicendo che quando, che dicevo proprio lo squirt oggi è diventata la moda, è diventato anche molto competitivo tra le attrici, Sì, ma c'è una che è imbattibile, assolutamente, grazie. Martina Smeraldi. 3 metri minimo di schizzo e ti fa fuori anche con la telecamera. Sì, è un problema No, a no, ma per volte. dire, questa roba qua solo tu lo fai così. Ma com'è che ci riesci così? Allora, ho iniziato la prima volta, l'ho fatto col mio fidanzatino del tempo, però non l'ho capito bene. Già lo Poi facevi? sì, con lui sì. Poi ho imparato a gestirlo, a capire il mio corpo, a Ok. sentirlo, a secondarlo, diciamo a Tante donne mi gestirlo. chiedono a me come si fa, non riesco. Mm, io penso che molte donne si Si blocchino perché bloccano. magari hanno paura di fare la pipì, insomma, Sì. poi sicuramente c'è... C'è un mix di Sì, paure. Ti devi esatto, disinibire e fregartene quello che esce esce. esatto, penso che sia bello Cosa così. più bella, sì. Mm. Ma tu lo sai, adesso ti incazzerai in questa produzione perché non me l'autorizzano più. Guarda che faccia! Dici? No, no, non me l'autorizzano più a getto unico. Ah, ah, Lo ah. vogliono rotto. Ti devo mettere i tergicristalli davanti. Ah, Cioè, io ti dovrò mettere qualcosa, oppure tu quando lo stai facendo, o bisogna parlare un po' ok. tecnicamente di come affrontarlo, perché ogni getto unico non me lo fanno più usare. A te non te l'hanno mai chiesto questo? Ma non ti preoccupare, tu fallo, poi ci penso io. Con la Ok. camera so io che mi metto. Troveremo un modo. No, so io che mi metto in angoli diversi. Tu fallo, Ok. sii te stessa e Non divertiti. sapevo di questa novità. Ma perché si rompono i coglioni in una maniera. Mm. Questa è una nuova. È una nuova. Sai tutte le regole che tirano fuori? Mm. Un'altra limitazione. Only if it's break. Tipo modalità tergicristalli che tu rompi tipo vaporizzatori. Ah, ok, ok. Cazzo cambia? Proveremo. No, ma secondo te ti sembra giusto? No, no, anche È perché surreale? un po', un po'. Ormai. Vabbè, vabbè. No, però puoi farlo comunque, puoi Ok, farlo. grazie. Allora, qual è il porno preferito della Smeraldi? Da guardare? Da fare, da guardare? Ah, da guardare e da fare. In realtà è sempre lo stesso, mi piace, come dico Sottomissione. sempre, sì, la sottomissione, Ma mi ti piace... piace a te essere sottomesso o ogni tanto essere anche dominante? Sottomesso, In sottomesso. realtà Che domanda mi sì, fai, Ro? ogni tanto ho provato e mi sono magari divertita, per carità, anche a A fare la dominare. dominante, sì. Però sento che più nel mio stile mi viene più naturale, Essere sottomesso. sì, Ti piacciono più le donne o gli uomini? gli uomini. Mi piace giocare con le donne, però Gli uomini. ho bisogno di qualcosa di più forte, sì, penso. Ok.
cazzo. Il cazzo. Diciamolo. Qual è la scena in assoluto più crazy, quella più pazza che hai fatto finora? Che ti ricordi, che dici questa ho veramente fatto... Mm. Allora, sicuramente la gang, quella che avevo fatto con te, Malena, dei 70 Quella dove ragazzi, si è rotto il cazzo il sì, tipo, porca, quella è rimane un'esperienza comunque fuori dal comune, no? chiaro. È Che avrei- chiaro, non è che fai una scena con 70 uomini ogni giorno, è esatto. impossibile. Dunque era un sogno, diciamo, il cassetto, era una mia fantasia anche fare stesso con così tanti uomini. Mi sono divertita tanto. Altre scene... Non l'hai più rifatta così con tanti uomini? No. Mai più. Beh, è un po' difficile Ah, è anche difficile. trovarli Tu tutti, pensa... No, 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 no. metterli Ah, tutti. no, no. Oggi tu decidi di fare una scena così, ti arrivano 300 uomini. Te lo posso mettere per iscritto. Te lo posso mettere per iscritto. Quest'idea non so se... Te lo posso mettere per iscritto, ma adesso, perché noi abbiamo fatto una gangbang con la ragazza americana e sono arrivati 108 ragazzi e lei era sconosciuta. Ah. Vabbè, questo si Martina può parlare. Smeraldi, Martina Smeraldi, gangbang diventa Sì, mi piacerebbe ora magari riprovare, magari anche in una chiave diversa, solo io, perché solo tu. se li voglio No, tutti no, per me. se fosse sarebbe solo tu. Bene, bene. Chissà, magari per l'anno nuovo Può pensare. ci pensiamo sopra Senti, adesso visto che insieme. parliamo proprio di questo, Mhm. che pensi della gangbang? Perché c'è chi dice che la gangbang, chi fa le gangbang, le ragazze che fanno le gangbang sono state un po' manipolate perché non viene da loro, viene dall'uomo che le convince a fare sta roba. Io penso che non sia così, Sia una perché penso che fantasia tua. esatto, perché come un uomo ha la fantasia di fare sesso con tante donne, cioè quasi tutti gli uomini, Tutti gli uomini. anche noi donne abbiamo la stessa fantasia, solo che forse moralmente è un po' meno accettato, comunque fa strano che anche una donna abbia gli stessi desideri di un E uomo. questa è la verità. La verità è che le donne non possono avere gli stessi desideri Esatto, degli uomini. esatto. Invece a volte le È una donne ce realtà l'hanno pure peggio. scomoda. Senti, OnlyFans o porno? Ah, porno. Porno. Porno, ovviamente i guadagni magari ormai OnlyFans sono Ah, diversi, vabbè, per te, non per tutti. non per tutte, però allora OnlyFans è il buono, diciamo che uno può fare le scene che vuole, con chi vuole, se può gestire, La insomma, tempistica che ti esatto, pare. come meglio crede, però per me il porno è meglio, uno perché preferisco quando qualcun altro sta dietro la camera. Chiaro, non ti devi occupare di tutti questi Esatto, cazzi, io ti diverti e basta. voglio solo fare sesso, fare l'amore, questa è la mia... Infatti dico sempre che io non mi ci vedrei mai dall'altra parte della camera, mi piace quando c'è qualcun altro che magari ha anche delle idee per me, perché sento anche che a volte magari qualcun altro, Sì, può come avere una tu, visione, come... sì, una Esatto, può visione, avere bello, delle idee che magari a me non verrebbero. chiaro. Ti O le- vede in quella chiave lì, Esatto, sì. qualcosa di diverso a cui magari io non penserei. Dunque, Quindi ti piace il proprio porno. l'idea di Mhm. essere attrice Sì. e di non avere cazzi, a parte quelli Esatto, veri, quelli esatto. reali. L'unica preoccupazione che voglio Secondo avere. te invece chi fa OnlyFans la reputi attrice ugualmente o sono due cose diverse? Penso siano due cose diverse. Sono due cose Sono diverse. due cose diverse. Per quanto ci sono ragazze che sicuramente Lavorano molto bene su sì, OnlyFans, lavorano fanno bene, magari si divertono anche, fanno anche delle belle... anche di più volendo, Sì, però sono due cose due diverse. cose diverse sicuramente. Ad esempio, secondo me su OnlyFans non è che a volte fai le scene di 5-6 ore, le fai se hai voglia di farle, ma la maggior Sì, parte delle volte sono è difficile. una mezz'oretta. Poi penso un'oretta. che comunque molte persone lo facciano anche perché ormai c'è un po' la favola che Su siano OnlyFans sì, si guadagni guadagna. facili e tutto, però non veramente, non tutti veramente per passione. Sì, sì, è chiaro. Solo per i guadagni. Mm. Ma ci sono anche attrici porno Che se lo tu fanno gli per lo fai, stesso motivo, se certo. gli fai la domanda e ti dicono soldi, Mhm. poi ti dicono magari sesso e libertà. Tante spesso arrivano ragazze che non gliene frega niente, insomma.
Però diciamo la verità, poi il fan lo vede. Certo, penso che E su non esca OnlyFans bene alla fine. ancora di più secondo me, perché su OnlyFans se non convinci, ciao. Vero, concordo. Per Martina il sesso istintivo, cioè ti piace dire tutto, tipo adesso quando faremo il model list, tutte queste cose qua, dimmi yes, no list, tutta sta roba Ah, la qua. mia lista è sempre tutta yes, solitamente. E tutti Tutto ridono. yes. Tutti ridono. Tutto yes. Sì. Tu lo sai che io non posso più autorizzare che ti sputano, che ti danno i schiaffi. Come? Lo so perché purtroppo adesso c'è questa legge che tutto quello che sembra che ti mancano un po' di rispetto, che ci sia, c'è uno sputo in faccia, Sì, sì, una sì. mancanza di rispetto verso la donna. Se tu lo fai a lui, Va si può bene. fare. Tu pensi che il porno, oggi le donne hanno più potere, diciamo la verità. Sì. Oggi, Sì. oggi è cambiato un po', no? Sì, La però... donna, se lo fa la donna, passa meglio. Questa roba qui cioè tu sei la rappresentazione che esisti ancora e esistono ancora le donne che amano essere sottomesse. E lo Ma dicono, penso ce ne siano ancora tante. tantissime, Sì, sì. però non si può più fare. È come se lo fai, è come se tu inciti a quello che vogliono cambiare, cioè che questo tipo di sessualità non può essere vista, fatta, perché sennò diventa diseducativa. Questo Come per lo me è vedi? sbagliatissimo. Sì, perché siamo Perché, esatto, intrattenimento come esatto. qualsiasi Non altro tipo dobbiamo di film. educare le persone nel sesso. E poi secondo me le persone che hanno questa fantasia dovrebbero essere libere di poterle sperimentare, di poterlo vedere, perché è anche giusto che a chi piacciono questo tipo di cose e lo fa in maniera safe, consenziente, senza mancare di rispetto ovviamente a nessuno, sia libero di poterlo fare. Chiaro, come è sempre stato, tra virgolette. Certo. Che Poi però, magari per me anche giocare mentalmente, anche sulla dominazione, figo. certo, anche Quello si può ovviamente fare va a però. pari passo poi con la fisica un po'. Quello si però- può fare, dominazione, mentalmente, giocare. L'importante è che c'è sempre la tua approvazione ogni 3 secondi. Certo. Lo sai come Sì, funziona? sì, no. Tipo Kelly che tu hai conosciuto, l'hai conosciuta Sì, l'ho Kelly? conosciuta. E Kelly, il suo fetish, lo sai qual era? No. Fai questo. No. Mi devi obbligare. Come lo vedi? Wow, wow. Ah, capito? Quello è proprio l'antiporno di oggi. Sì, oggi sì. Cioè, obbligare una persona che dice no. E lei lo sai cosa ha deciso di fare? Smettere di girare. Perché lei ha detto, non mi diverto più. Cioè, Certo. se io non mi diverto più, Non ha più senso non ha più farlo. senso. Cioè, se io devo dire, oh yes, 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 ma che stiamo a fare? Ecco, quella roba lì. Questo era un po' come è cambiato tutto. Secondo te vogliono rendere il porno educativo? Ha un senso? No, secondo me no. Anche perché... Andrebbe più spiegato a scuola. Faccio una domanda a proposito. Secondo te avrebbe più senso che tu spieghi ai ragazzi a scuola cos'è la pornografia, internet, proprio quello di cui parliamo adesso, la sessualità in generale, o un professore, visto che, bene o male, sai cosa vuol dire un professore, un insegnante? Allora, Ascolterebbero più te o un professore? esatto, penso che ascolterebbero più me, sinceramente, perché io pensando anche magari a quando sono stata un po' più giovane, comunque sono sempre giovane per carità, però magari in quell'età in cui tendi sempre a fare il contrario anche Brava, che ribelle, ti soprattutto dicono, sì. esatto, comunque le figure, soprattutto magari a scuola, ai tuoi genitori, ascolti un po' di più magari un tuo coetaneo. Poi sicuramente non ho, diciamo, i mezzi per dire educo realmente qualcuno, però posso raccontare la mia esperienza, spiegare Racconta dalla la mia tua esperienza. esperienza Secondo me come... già come la racconti qui te stessa, secondo me convinci 1000 volte di più tu una ragazza che ha la tua sessualità, la tua personalità o qualche dubbio. Questo l'ho pensato sempre anch'io, sì, l'ho pensato sempre anch'io. Poi Perché sarebbe anche bello, diciamo, che a scuola si parlasse, perché io prima quando sono andata a scuola nessuno mi ha mai parlato del sesso, ma anche fuori dalla scuola, perché il sesso era una cosa di cui non si poteva parlare. Dunque, quando sono arrivata al momento che dovevo fare sesso, volevo fare sesso, in realtà non sapevo nulla. Dunque, sono andata, mi ricordo in effetti, a guardare un porno. La verità è che se nessuno ti spiega le cose,
poi uno va magari... Sì, attentoni, Esatto. magari imita quello Esatto, che e vede. quello è sbagliato, ma non il porno in sé, è sbagliato che nessuno magari ci spiega, ci insegna, ci parla del sesso e poi ovviamente una persona non sapendo va magari a vedere altre cose, a informarsi nei posti sbagliati. È più femminile, tante registe che prima non Mhm. c'erano, donne, su OnlyFans, diciamo la verità, il 99% dei Sono profili donne. sono donne, Mhm, quindi il vero. porno è diventato femminile, dai, Sì, si può dire, sì, dai, sì. secondo Diciamo me abbiamo un po' più di potere eh, adesso. i maschi sono diventati solo dildo, Ma no, dai, più o no. meno, no, non li Mi voglio buttare giù. piacerebbe che fossero un po' di più, però... Adesso sono curioso in questa domanda. Ci sono personaggi come Cherry Kiss, Amira Dara e anche Valentina Nappi e Kitana, Lur, tutte e quattro mi hanno detto: Rocco, noi il porno lo viviamo meglio che fuori perché le doppie penetrazioni che si fanno nel porno fuori non troviamo due maschi, tre maschi che ci scopano. Certo, certo. Cioè, tu sei d'accordo? Completamente d'accordo. Completamente I maschi fuori d'accordo. diranno: ma come? Completamente d'accordo, però diciamo che, vabbè, anche tecnicamente magari fare alcune cose che fai nel porno capisco che siano complicate, però sicuramente i maschi sono diventati un po' fifoni anche di noi donne, così libere, così Ah, ok. indipendenti nel sesso, così Sì, diciamo sì, dirette dirette. anche. E allora Mm, hanno ritirato sì, un po' i remi in e sono barca? diventati un po' più femminucce loro. Aia, aia, è Poi vero. non tutti, Non ovviamente, non tutti. tutti. Però sì, vedo che gli uomini sono un po' meno arrapati, forse. E noi donne forse un po' di più. Un po' di più, è Mm, vero questo. E quindi è vero che quindi sul set tu hai più soddisfazione che fuori, addirittura. sì, però mi rendo conto che sia un po' più complicato. Nel porno Dunque, invece sempre sul... sì, nel sì, porno, poi molte volte magari prendo qualche attore dopo. te lo porti dopo, sì. Sempre, Però sempre sempre in attore, realtà. però sempre Sempre porno. pornatori, sì. Più Ragazzi, facile. bisogna formare sti pornatori allora, bisogna formarli. Mm. Allora, secondo te è più facile una relazione, non so se a Tinder, magari manco ti interessa, dentro o fuori con una persona che fa il tuo lavoro o fuori? Le mie esperienze nel lavoro sono state peggio di quelle fuori in realtà. Ah, ok. Perché Meglio uno fuori, quindi. sì, per me sì. Ok, Uno non mi piace mixare, tra ok, così virgolette, separi, sì. lavoro Sì. e relazioni. E in realtà, mm, secondo me, molti uomini nel porno in realtà sono più gelosi degli uomini fuori. Non sono, perché in realtà quando ho iniziato a fare questo lavoro pensavo che tutte le persone che avrei incontrato all'interno comunque di questo mondo erano persone super open mind, super libere. In realtà non tutte le persone che fanno porno lo sono. Sì, è chiaro, Mm. lo so. Dunque preferisco comunque anche diversificare, Sì, dunque anche fuori, fuori, separare. sì sì. Ok, c'è una scena di un film che vorresti fare che non ti è stata ancora proposto, qualcosa che hai in testa, qualche fantasia che farebbe arrapare da morire i tuoi fans e che almeno tu adesso tu lo dica qua, i tuoi fans dicono questa la voglio vedere quando la farà, a parte quella mega gangbang, o è proprio quella? Potrebbe esserci anche quella sicuramente. Mm, mi piacerebbe sempre qualcosa riguardo la dominazione. Dominazione che a questo punto non so come, magari più mentale, più insomma in cui si gioca sempre su questa questione della dominazione. Mi piacerebbe fare un film magari in cui io sono anche l'alunna, cioè ci sono dei professori, un professore, più di uno, sempre, sempre meglio. Mi piacerebbe come... Tornare a scuola, quindi. Sì, diciamo una situazione in cui loro come testano le mie capacità anche sessuali. Questo mi arraperebbe, mi piacerebbe questo. Magari attraverso una interrogazione, Sì. tre professori che ti Mm, interrogano e ti puniscono ogni volta che sì, sbagli questo la mi piacerebbe. risposta. Non sarebbe male, eh? Quella della gangbang la lasciamo come nuova Sì, ipotetica, come ipotetica, ipotetica. ipotetica.
mi piacerebbe pensarla, però dovrebbe essere una cosa veramente pensata bene, 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 dunque voglio un po' di tempo. Ipotetica. Mhm. Dove pensi che il porno dovrebbe migliorare dopo 5 anni che sei nel porno? Se c'è qualcosa da migliorare. Mm, Mi piacerebbe magari che diventasse un po' più moderno su alcune cose, diciamo che Cioè nel senso più veloce, più... sì, sì, e anche magari delle situazioni un po' più normali a volte anche. Cioè? Mm, Che vuol dire la normalità? esatto, Per- questo è un po' difficile da spiegare. Cioè fare le cose tipo Magari anche con come se delle... fossimo nel cinema Sì, tradizionale, e magari dove anche le cose... normalizzare persone con un fisico diverso, che non Ah, ok. sono, diciamo che non rispecchiano anche lo Ok, standard ok, ok. Ma del... quello già c'è. Quello già c'è? Già c'è, sì, Mm, voglio dire, ci sono delle attrici overweight, ok. super skinny, che lavorano moltissimo proprio lavorando sulle loro, chiamiamoli difetti, sui loro difetti. Ne avevo una qui, Katsumi, che mi ha detto che lei Ah, sì, sì, sì. ha fatto il botto su OnlyFans proprio basandosi su pubblicizzando i suoi difetti, il culo enorme che però non era bellissimo. Mhm. E ha detto guardate che culazzo grasso che ho e la gente è impazzita per la sua personalità, quindi meno male. Questo in realtà forse... Insomma, tu dici meno perfezione, Mhm. Sì, ma ma la anche gente si forse... arrapa con te. Anche a volte nelle riprese, forse, perché molte volte penso Troppa che perfezione non sì, va che bene. quando anche giro molte volte dei video si pensa magari un po' di più all'inquadratura, Ok, 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 meno alla a quelle cose sessualità. Sì, tecniche. e tu invece dici cazzo, ci Mhm. stiamo divertendo, è più bello Esatto, mostrare. secondo me piacerebbe anche di più al pubblico esterno. Sono d'accordo con te. Mm. Infatti, secondo me va fatto esattamente così. Io ho quest'idea di fare sempre belle riprese all'inizio, ma poi la sessualità non la voglio interrompere perché Mm. una volta che parte. Senti, una domanda da donna: meglio punturati o naturali? Um, allora, mi piacerebbe vedere meno punturati perché mi piacerebbe vedere un uomo con una Sarà con te. erezione vera che veramente li si Ti alza. desidera. Mi piacerebbe che iniziasse con un cazzo normale, non duro come la pietra, come è normale che sia, e poi farlo diventare duro io. Questo mi Sì. piacerebbe perché manca un po' quella soddisfazione adesso, secondo me, che comunque una donna piace Mm, anche per chi guarda che vedere subito quelle spranghe sì, super è dure, un po' surreale, no? sì, Cioè, creiamo troppi complessati a casa alla fine. ma quello È vero che anche, aiuta nelle anche potrebbe scene, essere anche è quello. vero che nelle scene però a noi produttori ci Certo, aiuta sì, ma anche e a non noi perdiamo più attrici magari tempo, molte si fanno volte. posizioni incredibili, però è vero che è per la donna la Mm. soddisfazione di dire cazzo, te l'ho fatto diventare duro io. C'è qualcosa di cui tu ti sia pentita fino ad oggi? 5 anni, una scena, qualche idea, qualcosa Mm. No, che pentita hai no. fatto tutto alla grande, Ci sì. sono magari alcune cose che avrei voluto fare meglio, Meglio, magari, sì. ma Vabbè, che sono poche, all'inizio sì, esatto. ci sta, Però ci non sta, poteva neanche essere perfetta. sì, dall'inizio. Esatto. Hai mai sofferto di invidia da parte di qualche collega o collega? Presumo di sì, perché quando una persona è... Sì, 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 Come lo sì. vivi? Però devo dire la verità, Perché ne- non tante, vado d'accordo con tutte le Sì, colleghe sì, in linea di massima. L'ho vissuta un po' male all'inizio sì, perché mi aspettavo, soprattutto magari da colleghe più grandi di me, qualcuno che mi aiutasse, sì. magari mi spiegasse, un po' più di empatia nei miei Invece ti confronti. tagliamo le gambe subito. Esatto, Boom! ci hanno Vabbè, ma provato. sai cos'è? Vedevano il temporale, l'uragano che sta arrivando, devono scappare, cercare. È normale, competition. Sana competizione, dai. Mm, Ma nulla di cattivo, dai. sì, no, no, dai. Allora, hai mai attraversato un momento difficile che dici basta, voglio mollare sto lavoro in 5 anni? No, Top. no, sinceramente anche all'inizio, che penso sia stato il momento ovviamente più difficile, quando è uscito il mio primo video, mi sono ritrovata in un momento abbastanza sola, anche perché dico sempre che appena iniziato a fare questo lavoro
era visto diciamo come quella puttana, sai. Poi in realtà come magari anche è andata bene, ho preso anche un po' di notorietà, le persone anche moralmente l'hanno accettato forse un po' di più, dunque ho passato proprio un periodo in cui ho lanciato la bomba, in cui mi sono sentita molto sola, anche perché magari delle persone che reputavo amiche, che mi conoscevano da prima, sapevano come io fossi, sono le prime che magari mi hanno un po' abbandonata, però non ho mai pensato anche in quel momento, Volevi mollare un no, po'. mai. Ti ha fatto capire più le amicizie che Sì, avevi, quelle vere da quelle non anzi ho detto vere. meglio, Meglio, sì. meglio. Ma pensi che se ci fosse una scuola di pornostar per pornostar aiuterebbe o no? Come ci sono le scuole in generale, Sì, in generale? penso Cioè di sì. arrivare su un set, secondo te sapere cosa si viene a fare? Sì, sia dal punto di vista della consapevolezza, di sapere com'è, come non è, se è una cosa che veramente ti può piacere, ti può Bravo. interessare o meno, sia magari affronti già quelle insicurezze che hai le prime volte che vai a girare, che sono anche normali, è giusto averle, però E anche dal ti può punto di vista aiutare. personale, sapere per una donna come prepararsi, cosa Sì, sì, mangiare, esatto, cioè, esatto, come pulirsi può esatto. essere scioccante per una ragazza che Io mi arriva. ricordo, sì, infatti, il mio primo video, che non sapevo bene magari alcune cose tecnicamente, dunque magari quell'esperienza poi me la sono goduta lo stesso, mi sono super divertita, però magari mi avrebbe tolto quell'ansia iniziale che avevo per altre cose fuori dal sesso, in realtà. È chiaro. Quindi servirebbe, perché poi alla Mhm. fine noi non abbiamo mai fatto un'accademia insieme, mi sa. Mai? Quindi non lo sai, però anche quella femminile, sia quella maschile, soprattutto maschile, però anche quella femminile era interessante, perché tante ragazze hanno avuto la consapevolezza di capire, wow, non mi immaginavo che era così. C'era Malena che spiegava un po'. Ok, ok. Erano tutte OnlyFanser che poi sul set vero erano, non immaginavano un po' perse. Mi immagino, mi immagino. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro mi piacerebbe andare in America e fare delle nuove esperienze, anche Ti perché aspettano gli americani e soprattutto gli italo-americani. io aspetto loro. Non vedo l'ora di andare in America e scopare tutti gli Tutta americani. l'America. Sì. Oh, l'America, grande. Grazie Martina, un bacione grande. Grazie, Grazie grazie a a te. te. Thank you.